Allora, io sono Michele Perillo, lui è mio figlio Felice Perillo. C'è stata sempre una famiglia di vignaioli, poi alla fine io nel 99 ho incominciato, dico vabbè, proviamo questa cosa di fare, cioè, un vino molto più migliore, insomma, voglio dire, un vino più importante, e abbiamo iniziato con fare il Taurasi. Beh, noi siamo nel comune di Castelfranci, uno dei comuni più alti della denominazione del Taurasi. Siamo intorno le nostre vigne si trovano intorno ai 550 metri sul livello del mare e possediamo principalmente vigne molto vecchie, vigne che sono state impiantate dal nonno di mio padre, quindi il mio bisnonno, subito dopo la prima guerra mondiale, con un sistema di potatura molto misto che può assomigliare per certi versi al Guyot, anche se ci sono tanti piccoli tralci che poi vanno a formare il Guyot, se ne lasciano 2 o 3 su un cordone più o meno grande, quindi è una potatura mista tra cordone speronato e Guyot. Abbiamo principalmente 6 ettari, di cui l'80% sono proprio vigne vecchie allevate con questo sistema. Tutta la restante parte sono viti più giovani, un ettaro che sta qua a Montemarano è di circa una quarantina d'anni, e poi vigne di 7-8 anni che stiamo impiantando, da cui ancora non produciamo nemmeno vino, perché solo quest'anno abbiamo iniziato a produrre qualcosa. Penso faremo dei campi terrasini, non andremo a fare il Taurasi, che è il nostro prodotto di punta. Vabbè, per noi qua nella zona proprio di Castelfranci, Montemarano, Paternopoli, questi comuni che li possiamo definire come Alta Valle del Calore e Bassa Valle del Calore, poi ci sono Taurasi e tutti gli altri comuni da cui prende un pochettino la denominazione. Per noi è molto più difficile rispetto a loro produrre, proprio perché gli aspetti tecnici, come dicevi prima, per la tannicità dell'aianico, che di suo geneticamente è molto molto tannico, e proprio l'acidità maggiore che c'è in queste zone e il pH più basso portano a una percezione proprio dei tannini ancora più elevata rispetto a quello che poteva essere in un vino con un pH di 3,5, 3,6. E in vigna abbiamo un approccio molto particolare, cioè dobbiamo fare dei diradamenti molto spinti proprio per far sì che questa carica tannica sia bassa e quindi si ha una maturazione migliore. Come dicevi, raccogliamo molto tardi, noi raccogliamo dopo i morti, la prima decade di novembre, e molto spesso in alcune annate, ricordo la 2010 che è un'annata che uscirà a breve in commercio, diciamo da gennaio, e abbiamo raccolto il 6 dicembre, perché sì, sono annate particolari. Mi pare che nevicò pure un giorno e poi abbiamo finito di raccogliere. È capitato un paio di volte. C'è il lavoro fisico, i costi di gestione sono maggiori, e giustamente col mezzo meccanico non è che ci puoi andare a fare i trattamenti molto basso, quindi non rischi, anche a livello proprio rischi di farti male. E inoltre la produzione per ettaro è minore, anche perché sono vigne molto vecchie, però qualitativamente la pianta vecchia è dei tessuti di riserva. Annata buona o cattiva ti permette di fare comunque un prodotto più o meno stabile. Quindi sfruttando questi prodotti, questi tessuti di riserva, quindi tutto l'accumulo da un anno all'altro che si crea all'interno delle radici, perché comunque hanno radici molto grandi, nelle annate peggiori ti permette di avere comunque qualche vantaggio in più rispetto alla vigna più giovane. È un'idea che noi abbiamo di vino: meglio fare il prodotto buono, che poi ci metterai più tempo a venderlo, sì, però poi alla fine lo venderai lo stesso. Noi usciamo dopo 10 anni proprio per questo, perché cerchiamo di far ammorbidire i tannini al massimo. Cioè durante le fasi di invecchiamento, durante i 10 anni avviene l'idrolisi dei tannini, quindi si abbassa la concentrazione proprio tannica del vino, si equilibra un po' il tutto. L'impronta del legno ci sta nei vini giovani, ma noi che usciamo dopo tanti anni, diciamo che si sente e non si sente. Però il discorso era proprio questo: uscendo dopo tanti anni non serviva quasi a niente far dare un quantitativo di ossigeno talmente elevato in poco tempo, quando noi poi abbiamo tutti questi anni a disposizione. Quindi a botte grande, dando meno ossigeno e quindi ritardando in qualche modo alcuni processi, comunque ci permette di avere vini più longevi, che si invecchiano meglio. Il passare del tempo ci siamo resi conto un pochettino che comunque, stando vendendo il vino più, diciamo, dopo parecchi anni, insomma, era migliore, insomma, era più, cioè,
il consumatore lo apprezzava di più, ecco, questa è la verità. L'aglianico, come abbiamo detto di suo, è tannico, quindi è conosciuto come vino austero. Anche perché 20 anni fa, 25 anni fa, oppure quando quando hanno cominciato i grandi nomi che poi alla fine hanno prodotto il Taurasi, le condizioni climatiche erano diverse, c'erano tanti fattori diversi, per cui veniva più tannico, veniva più austero. È cambiato un po' tutto, anche il modo di mangiare. Cioè, parliamoci chiaro, prima tranquillamente uno beve una bottiglia di Aglianico, poteva bere una bottiglia di Aglianico, una bella bistecca, adesso la bistecca non se la mangiano tutti. Quindi poi col tempo, abbiamo detto, le condizioni climatiche hanno totalmente cambiato i vini negli anni. Maggiore è stata, per noi è stato, per la denominazione del Taurasi, secondo me è stata una fortuna, tra virgolette, anche se poi i problemi che ci sono a livello mondiale sappiamo. Però ci ha aiutato proprio ad avere questo: concentrazioni di tannini minori, semmai concentrazioni di colori, di polifenoli, di antociani maggiori, maturazioni migliori, e quindi riusciamo ad ottenere vini pronti leggermente prima. Chiaramente l'approccio in cantina sta cambiando negli anni. Fare delle macerazioni come si faceva una volta di 40 giorni o 35-40 giorni per me lo definirei da pazzi, perché vai ad estrarre tannini che non servono, che poi alla fine tutti i tannini che si sentono in bocca sono quelli che non si legano agli antociani, quindi non servono assolutamente all'invecchiamento del vino, ma stanno là e sono solo una zavorra. Li vai ad estrarre e ti portano, secondo me, danni, non dei vantaggi. Quindi macerazioni più corte, fermentazioni di 14-15 giorni, ma massimo 20 giorni, ti permettono di avere vini più morbidi. Questo lo si può fare tranquillamente. Allora, noi abbiamo 2 zone a Castelfranci, come dicevo. Questa dove siamo adesso è un'arenaria compatta, quindi è sabbioso, però la maggior parte delle vigne sono tutte su argilla, sono tutti argillosi calcarei i terreni, quindi sono quelli che, diciamo, danno l'impronta maggiore ai nostri vini. Ma sono terreni che comunque, avendole molte pietre, perché sono terreni molto ricchi di scheletro, soprattutto non tanto qui ma nei 2 vigneti citati prima, ti permettono il drenaggio. Appunto, a livello fitosanitario noi abbiamo un'escursione termica d'estate che è pazzesca, passiamo dai 36-37 gradi di giorno a 15 gradi la sera. La mia passione non parte dal vino, nel senso, io non sono appassionato al vino, ma io sono appassionato alla vigna. A me il vino lo devo fare là. Il discorso è che io ho studiato enologia per non fare l'enolo,